Buongiorno e benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Il progetto di oggi è questo misuratore di RDS-on per i MOSFET. Praticamente misura la resistenza fra drain e source e ci dirà se un componente rientra in specifiche o meno. Può misurare sia il canale N che il canale P, tutti e due i tipi di MOSFET. C'ha una regolazione della tensione di gate in maniera da farlo lavorare come nelle specifiche indicate nel database di ogni MOSFET. Però prima di parlarvi di questo e farvelo vedere un pochino più da vicino, vi voglio far vedere questa enorme resistenza di marmo. Ora l'avvicino e merita vederla. L'avvicino. Eccola lì, un pochino più vicino, troppo vicino, eccola lì. Questa è una resistenza tutta fatta di marmo a mano che l'ha fatta Orfeo Rebecchi, che è un iscritto al canale, e me l'ha fatta per i 1000 iscritti. Praticamente, perché ora siamo a 1000 iscritti, l'abbiamo superati di poco e sicché lui mi ha voluto fare questo regalo. Questa l'ha fatta lui a mano, sicché non è una cosa, è un bellissimo regalo e non è una cosa facilissima insomma da fare, non è come fare un circuito stampato come faccio io insomma, perché come vedete ci sono anche i colori delle resistenze e ogni colore è un pezzo di marmo poi incollato insieme e tornito, sicché questo qui è un bellissimo regalo che terrò qua in laboratorio e mi ha fatto molto piacere riceverlo. Ringrazio anche tutti gli iscritti al canale, perché insieme siamo riusciti in pochi mesi a superare i 1000 iscritti, e questa, ora rialzo la telecamera, è una cosa che mi fa piacere, perché quando ho aperto il canale ho detto ma chi vuoi che veda un vecchio quasi rimbambito come me che fa dei video. Comunque invece sono rimasto contento. Allora dicevo, questo qui è l'apparecchio che ho fatto, e oltre a misurare la resistenza del MOSFET fra drain e source, può anche misurare delle resistenze di piccolo valore, ovviamente senza usare il terminale gate. C'ha un milliometro incorporato che serve appunto, che è questo, che serve appunto per la misura dell'RDS on e anche delle resistenze, un alimentatore che serve per la tensione di gate, un generatore di corrente costante da 1 ampere per agevolare le misure, e qui c'ha le boccole per metterci una resistenza incognita di basso valore, se la vogliamo usare per farci uno shunt o quello che vogliamo. Si può attaccare il MOSFET direttamente da questi 3 coccodrilli, oppure ci ho messo una morsietterina, se uno vuole lo può mettere in quella maniera lì. Sicché io direi seguite il video, si partirà intanto con lo schema elettrico che è semplicissimo, e poi vi faccio vedere le fasi del montaggio senza tediarvi troppo ovviamente, sicché a pezzettini mano a mano che lo monto. E niente, poi si fa la prova insieme, si prova a misurare dei MOSFET e vediamo cosa ne viene fuori. Allora continuate la visione. Allora ecco lo schema elettrico del misuratore di RDS on, che è veramente banale. Praticamente è semplicemente un misuratore di resistenza, un milliometro con il pilotaggio per il gate per fare innescare il MOSFET praticamente, e per portarlo in conduzione. Quando sarà in conduzione ovviamente andremo a misurare con il volmetro
con il millivolmetro ai capi fra drain e source andremo a misurare la resistenza che rimane e quella sarà praticamente l'RDS on. Allora, è banalissimo, praticamente c'è un trasformatore doppio con due avvolgimenti, perché visto che fa gli N e i P, è bene che la parte della tensione di gate sia separata, non può essere, diciamo, lo stesso alimentatore. Potrebbe essere lo stesso alimentatore se si volesse, per esempio, vedere solo canale N o solo canale P, però in questa maniera con la commutazione deve essere separata. La stessa cosa l'alimentazione, se si usa un millivolmetro analogico può essere, diciamo, omessa. Se si usa un millivoltmetro digitale, o lo alimentiamo, diciamo, a batteria se è di quelli LCD, o altrimenti anche qua ci vuole, diciamo, un altro ramo del trasformatore. Io avevo un millivoltmetro che andava direttamente a 220, sì che c'era dentro il suo trasformatorino e sì che non mi è servito. Però ecco, questa, diciamo, è l'unica difficoltà di realizzare questo strumento, che alla fine ci vogliono 3 alimentazioni separate. Comunque per il resto è banale: ponte di diodi e un condensatore. Io qui ho scritto 1000 microfarad, ma può essere 2200, può essere quello, diciamo, che vogliamo, da 1000 microfarad in su. Io ce l'avevo da 5600, ci ho messo quelli perché ho fatto tutto questo lavoro con quello che, diciamo, come si dice quando si fa da mangiare, con quello che avevo in casa praticamente. Allora, questo è un generatore di corrente costante. Si poteva fare, siccome praticamente deve erogare 1 ampere, si poteva fare con un LM338, per esempio, che è il fratello maggiore dell'LM317. L'LM338 arriva fino a 5 ampere, però io l'ho fatto con un modulino, eccolo qua, ora si vede malissimo, ma insomma, con un modulino switching di quelli che si trovano sul mercato cinese, che serve praticamente, c'è la regolazione sia dei volt, che non ci interessa più di tanto perché io lo metterò su 10 volt, ma potrebbero essere 12, 9, non è importante, quello che conta è la corrente. E questo fa anche la regolazione della corrente, perché è nato questo qui per essere usato come caricabatterie. Arriva fino a 5 ampere, sicché con 1 ampere non scalda nulla. Io ho usato semplicemente questo perché facevo prima, e ci abbiamo anche l'indicazione della corrente, l'indicazione del voltaggio, e ho fatto prima. Stessa cosa per il generatore, diciamo, di tensione, che è questo. Si poteva fare anche quello semplicemente con un LM317 a cui andava aggiunto poi un voltmetro, e a questo punto anche qui c'avevo uno step down uguale a questo con il voltmetro direttamente incorporato. Ho usato quello, ho fatto prima, e ho semplicemente dovuto togliere questo trimmer e sostituirlo con un potenziometro, sicché praticamente si può fare in questa maniera qui, si fa prima, non diventiamo matti. Comunque questo è il generatore, diciamo, di corrente. Questo eroga, qui ci troviamo 1 ampere che andrà a scorrere poi sul MOSFET. L'unica cosa, diciamo, un po' noiosa sono questi switch qui. Io ho segnato praticamente switch 1A, switch 1B, eccetera eccetera. Sono praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io avevo un commutatore rotativo, 6 posizioni, in realtà il mio era 8 posizioni, ma non 8 posizioni, scusate. C'avevo un commutatore rotativo
8 vie 2 posizioni, però basta 6 vie 2 posizioni. È un pochino difficile trovarlo, se no, se uno non lo trova potrebbe usare 1 2 3 4 5 6 deviatori di quelli a levetta, però poi c'è da azionarli tutti e tre insieme. Comunque si trovano, e sicché basta prendere un come si dice, un commutatore rotativo. Deve essere 2 vie, sicché da una parte e dall'altra, per fare i P e gli N, e deve essere praticamente scusate, deve essere 6 vie e 2 posizioni. Allora, praticamente questi switch qui saranno in questa posizione per misurare il canale N, e lo stesso il voltmetro qui, lo step down, sarà in questa posizione per misurare il canale sempre N, in maniera che la tensione positiva io qui me la ritroverò sul drain perché è un canale N, la tensione negativa me la troverò sul source. Qui ci ho messo una resistenza da 1 ohm, che potrebbe essere 1 ohm e mezzo, 2 ohm massimo. Si potrebbe anche omettere, perché questo qui è un generatore di corrente costante. Io l'ho messa semplicemente perché così non lo sovraccarico, diciamo, tutto lì. Tanto la lettura la andiamo a fare dopo la resistenza, sicché andiamo proprio a misurare la caduta di tensione che ci abbiamo fra drain e source. Questa caduta di tensione con 1 ampere, 100 mV corrisponderanno a 100 milliohm praticamente. E sicché in questa posizione qui mi troverò la tensione positiva, e sempre in questa posizione la tensione positiva andrà sul gate praticamente, e fra il gate, diciamo, e il source. Qui avremo il negativo sul source e avremo la tensione positiva sul gate. La stessa cosa del millivoltmetro commutato come ora, mi troveremo il positivo che va al positivo e il negativo che mi va al negativo del millivoltmetro, se no andrebbe, diciamo, se fosse a lancetta andrebbe nel senso opposto, e se fosse un voltmetro digitale mi segnerebbe meno. Così segna sempre, diciamo, la tensione nel verso giusto. E sicché messi in questa maniera faranno, questo commutatore qui servirà per far andare sempre la giusta polarità al voltmetro, e sicché in questa maniera mi va la tensione positiva sul gate. Io, aumentando questa tensione qui, a un certo punto innescherò il MOSFET e potrò regolare questa tensione qui in base a quello che dicono i datasheet. Di solito viene pilotato il gate con circa 10 volt, però non è detto che un altro tipo di MOSFET, magari, che andiamo a vedere, il pilotaggio per essere completamente in conduzione potrebbe essere 8 volt. Con questo, diciamo, lo possiamo regolare. Spostandolo nell'altra posizione, ovviamente misureremo, invece che il canale N, il canale P, e invertiremo la tensione che arriva qui di drain e source, cioè, e anche la corrente, ovviamente, perché questo è un generatore di corrente, e allo stessa maniera invertiremo il pilotaggio del gate, che verrà pilotato con una tensione negativa rispetto al source, invece che con una tensione positiva come in quelli come i MOSFET a canale N. Sicché praticamente il tutto è banale, l'unica cosa è un pochino d'attenzione quando si va a cablare i commutatori. Questo qui è un'uscita, io ci ho messo una morsettiera perché così possiamo avvitare direttamente il MOSFET, oppure ci ho messo tre coccodrillini con il pezzettino di filo che possiamo collegarci il MOSFET. Poi in parallelo, qui non si vede, ma comunque in parallelo al millivoltmetro ci ho messo 2 boccole, perché se uno poi vuole usare anche un millivoltmetro esterno lo può fare tranquillamente
e magari un millivoltmetro che ha più cifre, se vuole, quando va a misurare le resistenze, potrebbe essere utile. E in più ho messo sempre in parallelo al drain e il source, ho messo due boccole belle grossine che serviranno per andare a misurare una resistenza incognita quando lo vogliamo usare come milliometro praticamente. Credo di aver detto tutto, mi sembra che sia veramente uno schema, diciamo, banale, semplice, e se c'è qualche domanda poi me la ponete, però non ci dovrebbe essere nessuna difficoltà, tant'è vero che io lo schema l'ho fatto ora e l'ho montato tutto con lo schema nella testa, perché è veramente, diciamo, una cosa banale. E niente, ora continuate a seguirmi e si inizierà a fare il pannellino. Quello non ve lo faccio vedere perché l'ho già fatto vedere, e si proseguirà poi col montaggio dei componenti e con il test poi vero e proprio, dove proveremo sia dei MOSFET sia una resistenza, cioè qualche resistenza per vedere che funziona anche come milliometro. Io spero che questa cosa vi abbia fatto piacere, è uno strumentino che può essere utile. A me è servito perché mi avevano regalato una sacchettata di MOSFET, tutti mescolati, fra cui alcuni erano presi sul mercato, diciamo, cinese, altri invece erano presi da ditte un attimino più serie. Non che i cinesi non siano serie, non mi fraintendete, hanno della roba anche buona, però spesso rifilano, diciamo, dei componenti che non hanno proprio le caratteristiche che dovevano avere, e sicché li ho scelti. L'avevo fatto in maniera più spartana ovviamente, però ho detto, ma per i 1000 iscritti faccio una cosina che mi sembra che non ci sia ancora sul tubo, credo, e comunque mi sembrava una cosa carina da fare appunto per i 1000 iscritti. Proseguite nella visione e andiamo avanti. Ecco, ci siamo quasi. Ora procederemo al montaggio sia del pannellino sia dei componenti. Vi presento un attimino intanto i componenti che ho usato. Questa qui è la scatola, ovviamente, un trasformatore con due uscite, una che alimenterà, che è questa, la parte del gate, e questa qui è quella che alimenterà la parte, diciamo, di potenza. Questo qui è un trasformatore con una doppia uscita, e questo qui c'ha anche, diciamo, lo zero centrale, ce l'avevo così, e sicché avremo un ponte di diodi per la parte che viene raddrizzata che andrà a pilotare il gate, e invece un alimentatore a doppia semionda però con un 2 diodi e a presa centrale che andrà a fare la potenza. Questi sono due condensatori che non servivano così grossi, ma come ripeto, ho utilizzato tutto materiale che avevo già in casa, e sicché sono dei condensatori da 5600 microfarad, diciamo anche troppi per l'uso che ne vogliamo fare, ma comunque ce l'avevo e va bene così. La presa dove ci si attacca poi l'alimentazione, c'è un fusibile incorporato, così non stiamo a diventare matti. Il trasformatore ha comunque già il suo fusibile. Qua ci andrà messo il display del millivolmetro, che servirà poi come milliometro praticamente. Era una cosina vecchia che avevo già, e gli ho cambiato la scala perché arrivava fino a 199 millivolts, invece gli ho cambiato questa resistenza qui, non so se si vede bene, e ho portato, ora arriva a 999 millivolts come fondo scala. È alimentato direttamente a 220 e mi fa comodo, c'è già il suo trasformatore e compagnia cantante. Poi abbiamo questo modulino qui, che ripeto, tutte cose che potevo anche fare io, ma visto che ce l'avevo è inutile stare a ammattire. C'è anche il display. Questo qui è un modulino che praticamente è uno step down che comanderà
il gate del MOSFET per farlo eccitare o meno. Gli ho tolto il trimmer che c'era di regolazione e metterò un potenziometro. Questo qui invece è sempre un altro modulino che servirà come generatore di corrente costante. Questo qui serviva anche per caricare delle batterie e praticamente erogherebbe fino a 5 A. Noi lo usiamo per erogare una corrente costante di 1 A, sicché siamo in piena sicurezza. Questo qua è il pannellino che ho fatto. Chi volesse vedere come realizzo i miei pannellini può andare sul video, metterò il video in alto dello schermo e può cliccare lì e vedere il video dove faccio vedere come realizzo i miei pannellini. Abbiamo abbiamo una morsettiera dove si può attaccare direttamente il MOSFET e poi ci sono questi, qui metterò 3 fili con i coccodrilli per un tipo di MOSFET che magari non entra qua dentro. E poi abbiamo sia 2 boccole, le metterò qui perché questo sempre con lo stesso circuito si può misurare le resistenze di basso valore, e qua giù ci andrà 2 boccole per un voltmetro esterno, e potrò attaccare magari uno di quelli a 6 cifre e mezzo per avere maggior precisione, per andare a leggere non tanto diciamo la resistenza del MOSFET, ma magari se misuro delle resistenze di basso valore e voglio più precisione, mi potrà dare con un voltmetro a più cifre, mi potrà dare diciamo una precisione più ampia, diciamo, sarà più preciso che di questo, ora si vede male, che di questo comunque millivoltmetro. E niente, ora io inizio a montare un'altra cosa, il commutatorone, eccolo qua. Questo è il commutatore che ha un sacco di contatti che servirà per fare la commutazione poi fra il MOSFET N e P. Allora, non vi faccio vedere tutto, anche come metto, diciamo, vediamo un po', come metterò le boccole e compagnia cantante una alla volta, perché diventa noioso per voi che lo guardate e poi magari mi coprirò comunque, ci andrò davanti con le mani e sicché non verrà bello. Sicché ogni tanto farò vedere l'avanzamento del montaggio e poi la stessa cosa per tutti i collegamenti che farò, diciamo, all'interno. Sicché ora io spengo un attimino la telecamera, comincio a montare, e mano a mano che monto i componenti faccio un pochino di avanzamento, e così non vi annoiate troppo a vedere uno che sta a avvitare delle cose che insomma non sono banali e non è nemmeno bello vederlo, secondo me. Allora fermo un attimo e poi proseguo. Le boccoline sono state montate intanto e si prosegue piano piano con il montaggio. Montato il generatore di corrente costante, montato l'alimentatorino che comanderà il gate, messo il commutatore, qui c'è il potenziometro, montati anche gli interruttori. Ora vediamo di saldare un paio di fili.
Ora alimentiamo un attimino il volmetro e vediamo se funziona. Ho provato ad alimentare esternamente l'alimentatore per vedere se regola, così mano a mano che lo monto faccio anche le prove per evitare di trovarmi dei problemi poi in fondo, e sta regolando tranquillamente, deve arrivare circa fino a 12 volt se non mi brontolano, e sta funzionando bene. E ora proseguiamo piano piano. Buongiorno, eccoci qua, proseguiamo il montaggio di questo apparecchio. Purtroppo l'ho preso in mano un mucchio di volte e ho fatto dei piccoli montaggi di volta in volta per problemi, va bene, che non sto a spiegare. E come si dice, più si prende in mano un oggetto e non si finisce in una volta sola, e più aumenta la possibilità di fare degli errori. Comunque proseguiamo, anzi più che finiamo, di fare qualche collegamento. Colleghiamo ora alla morsettiera davanti i terminali praticamente. Colleghiamo intanto il gate che è qua e poi proseguiamo col drain e il source, e poi vi spiego quello che è stato fatto in questo pannellino in pratica. Praticamente lo schema elettrico è stato spiegato e ora in pratica quello che è stato fatto qua, ma c'è ancora un pochino di lavoro. Spero di finirlo per martedì, per pubblicare il video martedì, e se no vorrà dire che lo pubblicheremo un pochino più in là, diciamo. Se non è martedì sarà mercoledì o giovedì. Ai brucia. Spero di non passare davanti con le mani. Ecco qua, collegato, e lo stesso facciamo con quest'altro filo. Ecco fatto, i fili sono tutti collegati e ora vi spiego un attimino qua cosa ho fatto. Allarghiamo, cosa ho fatto qua sopra. Ecco qua. Allora prendiamo un cacciavite per indicare. Allora qua c'è l'alimentatorino che alimenterà il gate praticamente. Qui si è detto il generatore di corrente costante per fornire 1 ampere, che ci torna bene la misura di 1 ampere perché con la legge di Ohm poi trasformeremo tutto in milliohm. Qua abbiamo le 2 boccole che poi vanno a un voltmetro esterno nel caso mi dovesse servire, perché come vi ho già detto questo può anche misurare le resistenze di basso valore. Poi questo è il commutatore, che è diciamo il cuore del circuito, perché il resto è tutto una cosa abbastanza banale come avete visto dallo schema. Comunque questa sezione qui che l'ho messa in parallelo, ora questo commutatore qui è di ceramica. Teoricamente lo danno c'ha dei contatti abbastanza robusti, lo danno per 3 ampere circa. Comunque a scanso di equivoci, anche se si lavora con 1 ampere, visto che l'avevo diciamo dei contatti di esubero, ho messo questa parte qui in parallelo, così almeno siamo sicuri che la corrente non porterà problemi, anche se ci scorre 1 ampere e basta. Allora questa sezione qui
praticamente fa la commutazione della corrente che andrà fra drain e source, praticamente lo inverte. Questo qui è come se fosse due doppi deviatori, diciamo, questa sezione qui. E la stessa cosa la farà questa, che invertirà i segnali che vanno al milliamperometro quando si tratta di misurare un componente P o un componente N, in maniera che comunque sul microamperometro arriva sempre dalla polarità giusta. E la stessa cosa farà quando andrà la tensione dei gate, anche qui invertirà positivo e negativo quando si misurerà un PNP, insomma un canale P o un canale N. Qui ci sono le due boccole per misurare anche eventualmente le resistenze di basso valore. Questa resistenza qui, che come vi ho già detto dallo schema si potrebbe anche omettere, perché il generatore di corrente costante comunque genera una corrente costante, comunque l'ho messa praticamente prima ovviamente della misura, perché in maniera che lui non sente un cortocircuito netto, diciamo col tempo gli fa bene, perché sennò tutte le volte che andiamo a fare una misura per lui è come se fosse un cortocircuito netto. E io ho messo un valore di 1 ohm perché ce l'avevo, ma potrebbe essere 1,2, 1,5, anche 2 ohm, non bisogna salire tanto perché altrimenti non va bene, però diciamo 1 ohm può andare bene. Qua abbiamo l'inserimento o il disinserimento del milliamperometro che va a leggere, perché ovviamente quando non c'è il componente sotto misura, se no mi va a fondo scala, non succede niente perché non è uno strumento a lancette. Comunque sia, lo accendiamo, diciamo, o lo spengiamo, non fisicamente perché la tensione gli arriva comunque, ma faremo in maniera che la tensione proprio sulla lettura ci va o non ci va, in maniera che non lo vediamo andare in overrange. Come ripeto, si potrebbe omettere perché non è che il milliamperometro o il millivolmetro, scusate, che se gli va una tensione più alta un cosino digitale ha dei problemi. Comunque facciamo in questa maniera qui, in maniera che non lo vediamo andare in overrange. Questo interruttore poi servirà per l'alimentazione, diciamo, principale. E ora passo degli altri cavi che vanno proprio all'alimentazione vera e propria, al trasformatore, ai condensatori e, diciamo, e compagnia cantante, come si suol dire. Poi dopo metterò i morsetti su questi fili qui. Insomma, piano piano andiamo avanti e vi faccio vedere a step, così non vi annoio troppo. E poi si fa ovviamente il collaudo e la taratura insieme. Allora proseguo. Ecco fatto, l'apparecchietto è tutto collegato, l'alimentatore, condensatori, tutti i fili lì sono collegati. Dietro c'è la presa con il fusibile incorporato. E ora non resta che fare la taratura e poi faccio un po' di pulizia sul banco e lo proviamo un attimino. La taratura è veramente banale, basterà tarare questo generatore di corrente costante perché eroghi 1 ampere. In questa maniera il valore che andremo a leggere sul milliamperometro sarà in milliohm, sicché direi di alimentarlo, accenderlo, vediamo di avvicinare un attimino, e la tensione invece che eroga la metteremo, vediamo un attimino di fare, non so se si legge bene perché ovviamente c'è un po' troppa luce.
Abbasso un attimino le luci, vediamo se così si legge meglio. Non mi sembra che si legga niente. Spengiamo qualche luce. Allora, dicevo, per la taratura andranno regolati questi due trimmer che ci sono qua. Vediamo un attimino se si vedono. Questi due trimmer qua, c'è il filo che ci passa davanti. Andrà regolato uno per la tensione, che non è importante perché potrebbe essere, io la metterò sui 10 volts, ma potrebbe essere anche 12 o 9, non è che ha una grossa importanza. Mentre invece quello che è importante è che la taratura dell'amperometro sia su 1 ampere. Vediamo un attimino, si vede male, abbasso un attimino la telecamera. Purtroppo con le luci non si vede molto. Intanto tariamo la tensione su 10 volts, che ripeto non è che sia importante, però il fatto che è su 10 volts, quando poi comincerà a erogare 1 ampere la tensione scende, e così vedremo che va, diciamo, molto bassa e capiremo che è in conduzione il MOSFET insieme con l'amperometro che da 0, diciamo, inizierà a segnare. Sicché tariamo su 10 volts, così fa pandan con l'ampere di sotto, però ripeto potrebbe essere 12, 9, no? I volt non sono importanti, l'importante è la corrente. Ora, per tarare la corrente possiamo usare tranquillamente anche l'amperometro che è incorporato qui sotto, però per fare un bel lavoro userò un tester che mi dà una misura, diciamo, più precisa. Eccolo qua, un tester che mi dà una misura più precisa eccolo qua, 0,7 ampere, in maniera che non mi importerà poi se legge magari 1 ampere e qualcosa, però quello che è importante è che noi sappiamo che è veramente un ampere. Poi ovviamente per capire se un MOSFET, diciamo, rientra nelle caratteristiche non sono importanti i decimali, tanto quando i MOSFET, diciamo, non funzionano perché magari abbiamo preso, come dicono a Roma, una sola, e magari dovrebbe essere, che ne so, 75-80 milliohm, ci troviamo che magari è 300 milliohm, sicché ovviamente da lì capiamo che abbiamo preso una fregatura. È quello che è importante. Ecco qua, 1 ampere praticamente, ecco qua, 1 ampere, e segna 1 ampere anche il tester 1,0097, sì, che prendiamola per buona per 1 ampere. Ora faccio un pochino di pulizia sul banco, prendo qualche MOSFET e qualche resistenza, perché come ho già ripetuto si può anche misurare delle resistenze, e vediamo come funziona questo apparecchio. Eccoci di nuovo qua, e ora possiamo passare, diciamo, alla prova pratica. L'ho chiuso e niente, possiamo misurare, diciamo, un paio di MOSFET o 3, vedere cosa succede. Si possono misurare o mettendoli direttamente con i coccodrilli per fare una cosa un attimino più rapida, o se no addirittura ci ho fatto la morsettiera, uno le può stringere e può fare anche una misura, diciamo, direttamente in morsettiera strinta. Allora, proviamo con un MOSFET a canale N, questo qui. Andiamo a misurare un RFP 250, vediamo se riesco a farvelo vedere, ma sarà dura perché le scritte sono veramente, diciamo, minuscole. Comunque IRFP 250 è un canale N e mi sono segnato diciamo, i dati riportati dal datasheet, e dovrebbe essere 85 milliohm come
come resistenza fra drain e source, e pilotato con una tensione di gate di circa 10 volts. E ora volt, mi brontolano se no, volt. Ora lo colleghiamo direttamente con i morsettini, perché si fa prima con i coccodrilli. Non so se si vede, ovviamente segna sempre 10 volts, sicché il MOSFET è spento. Questo qua in questo momento è staccato, perché se lo accendessi ovviamente mi va in overrange, in fondo scala, perché ci arrivano, invece che dei millivolts, ci arrivano dei volt, 10 volts appunto. E la corrente non sta segnando niente, e sicché il MOSFET è spento. Vediamo se mi lego anche con la lingua. E aumentiamo la corrente, la tensione di gate. A un certo punto inizierà a condurre, e per avere una lettura come da database dobbiamo portare la tensione intorno ai 10 volt. Eccoli qua, 10 volt. Accendiamo lo strumento e mi dà circa 72 millivolts, che corrispondono a 72 milliohm. Sicché, diciamo, questo qui, che oltretutto è stato comprato in una, non voglio fare pubblicità, ma insomma in una ditta seria, non è una cinesata, infatti le fanno pagare, e questo qui rispecchia, diciamo, le caratteristiche che dovrebbe avere. Ora abbassiamo e proviamo un altro, sempre uguale, e vediamo se più o meno rientra anche questo nelle specifiche. Riportiamo la tensione già con 6 volt abbiamo 79 milliohm, sicché è più che su, diciamo, va già bene. Comunque portiamolo come da specifiche con una tensione di gate a 10 volt e viene 72 milliohm, sicché anche questo è funzionante e rientra nelle specifiche, perché dicono che dovrebbe essere circa 80-85 milliohm. Lo abbassiamo, stacchiamo questo qui un attimino, perché sennò segna l'overrange, e ora proviamo un MOSFET a canale P. Spostandolo di qua viene invertito, diciamo, tutto, compreso la tensione che va, non solo, diciamo, la tensione e la corrente di pilotaggio che si invertono sul drain e sul source, ma anche ovviamente la tensione di gate. E per la stessa maniera, spostando il commutatore, invertiamo a quel punto diciamo, il segnale che va sul millivolmetro, in maniera che sia della polarità giusta. Sicché lo attacchiamo, questo qui è un IRF 9640 di dubbia provenienza, sicché vediamo cosa segna. Anche qui aumentiamo la tensione di gate fino a portarla, diciamo, intorno ai 10 volt come da specifiche, e vediamo, questo qui sono 16 milliohm, sicché anche se è di dubbia provenienza, diciamo, supera le specifiche che dovrebbe avere, e anche questo vediamo che non ha una resistenza fra drain e source troppo alta, perché ovviamente il problema, ora lo abbassiamo, perché il problema ovviamente che se usiamo un MOSFET con una resistenza superiore alle specifiche, si trovano spesso quando si comprano dai cinesi, succede che ovviamente per la legge di Ohm scalderà molto, e sicché si brucerà in breve tempo, sicché abbiamo visto che anche questo può far comodo. Io l'avevo fatto anche per misurare, mi hanno dato un sacchetto di
di MOSFET smontati, volevo vedere come vanno, insomma. Ora proviamo questi qui. Questi sono di smontaggio, sicché erano su un inverter, sicché questi qui sicuramente sono di specifiche valide, però lo proviamo. Mentre questi, sempre la persona che mi ha dato questa sacchettata di MOSFET l'aveva presi dai cinesi, non dico dove, e vediamo se tutte e due rientrano nelle specifiche. Questi qui sono IRFP 2,60 che dovrebbero avere da specifiche, con un pilotaggio di 10 volt di gate, dovrebbero essere circa 55 milliohm più o meno. Proviamo questi qui di smontaggio, che sicuramente dovrebbero funzionare, perché hanno funzionato ovviamente fino a che non sono stati smontati, e in questa maniera qui aumentiamo la tensione di gate sempre fino a 10 volt e andiamo a misurare, e sono 42-43 milliohm, sicché rientra tranquillamente nelle specifiche minime che dice la casa, che dovrebbero essere 55 milliohm. Provo il suo compagno, sempre di smontaggio, sicché sempre un MOSFET vero, diciamo, non falso, oppure come dice ora, come usa dire, usiamo tutte le parole americane, fake, e sempre noi riportiamo la tensione di gate fino a circa 10 volt, andiamo a vedere, e anche questo rientra nelle specifiche perché è 44 milliohm. Questi qui si va a leggere direttamente in milliohm, legge fino a 999 milliohm la portata massima, e sicché anche questo di smontaggio rientra nelle specifiche. Ora andiamo a misurare uno preso sul mercato cinese, vediamo un attimino se è in specifica anche questo o se se ne va fuori. Dovrebbe essere, se detto, da specifiche con un pilotaggio di 10 volts, circa 55 milliohm o inferiore per rientrare nelle specifiche. Lo portiamo a 10 volt e viene fuori che è 129 milliohm, sicché diciamo quasi il doppio anzi più del doppio della resistenza minima che dovrebbe avere fra drain e source. Sicché questo qui ovviamente, se lo montiamo in un circuito e deve lavorare parecchio, andrà a bruciarsi in breve tempo. Per avere la conferma che prendiamo il suo compagno, sempre preso sul mercato cinese, per avere la conferma che ovviamente non sia un caso, ma si potrebbero probabilmente misurare tutti e 10 che sono in quel sacchettino lì, e non cambierà niente, saranno fuori specifiche a questo punto. Anche qua riportiamo la tensione di gate intorno a 10 volt, andiamo a vedere, e anche questo sono 127 milliohm, sicché più del doppio della resistenza minima che dovrebbe avere fra drain e source. Questi qui montati in circuito dureranno poco, poi si bruciano e ci domandiamo come mai è bruciato il MOSFET, come mai l'ho cambiato, è bruciato e compagnia cantante. Se lo usiamo per andare a fare una riparazione si fa una bella figura. Allora, ora sposto questi MOSFET da una parte, e come vi avevo detto, questo strumentino qui ovviamente misura la resistenza, possiamo usarlo anche per andare a misurare delle resistenze di basso valore. Le possiamo misurare o direttamente sul volmetro, che diventa un milliometro, che è sul pannello, o addirittura, se vogliamo delle misure più precise, se abbiamo dei voltmetri che arrivano tipo questi qui che ho io, che sono 6 cifre e mezzo, se vogliamo più decimali,
possiamo anche mettere il voltmetro qui su queste boccole e andare a misurare, invece che sul voltmetro incorporato, una misura esterna diciamo più precisa. Allora, questa qui ha una resistenza da 0,1 ohm, 0,10 ohm, 0,1 ohm praticamente. Ovviamente la possiamo mettere sia sulle boccole, però mettendola sulle boccole questa torna male, la attacchiamo direttamente con il coccodrilli. Qui ovviamente non serve aumentare della tensione di gate perché non dice niente, deve misurare solo la resistenza. Andiamo a vedere, questa qui invece che diciamo 0,1 ohm sono 107 milliohm, sicché sono 0,107, un pochino più alta, però sempre nelle specifiche, perché queste qui hanno una tolleranza del 10% e abbiamo misurato una resistenza diciamo di basso valore. Solita cosa, possiamo andare a misurare questa resistenza che dovrebbe essere 0,12 ohm, la mettiamo, questa volta la mettiamo sulle boccoline che ha i terminali lunghi, la mettiamo qua, la mettiamo e la andiamo a misurare. Questa qui è una resistenza che invece di 0,12 è 0,13 e qualcosa, 0,13,2, 132 milliohm, e abbiamo misurato delle resistenze di basso valore. Ovviamente si possono misurare delle resistenze di valore più basso. Ora prendiamo un pezzettino di filo di costantana, che è questo, e proviamo a misurare un pezzo di filo di costantana, e mettiamo un pezzo così per avere un'idea, e un pezzettino così che sarà 20 cm di filo di costantana mi dà una resistenza di 350 diciamo milliohm, che più o meno torna, perché un metro di questo dovrebbe essere 1,2 ohm circa, anzi quasi 1,3, 1,298 ohm, sicché diciamo circa per un metro 1,3 ohm, sicché un pezzettino di 20 cm più o meno viene quella misura lì. Possiamo misurare un pezzettino molto più fine, molto più piccolo voglio dire, e anche qui andremo a misurare, sono 100, è circa la metà, che sono 181 milliohm questo filo di costantana, e in questa maniera possiamo andare a misurare delle resistenze di basso valore. Possiamo anche andare a misurare un pezzo di filo di rame molto fine e vedere questo pezzo qui che è, sarà 40-50 cm neanche, che resistenza potrebbe avere, e per scrupolo si potrebbe anche andare a misurare con il tester digitale a 6 cifre e mezzo. Allora, questo qui mi dice che sono 96 milliohm questo pezzo di filo. Ora facciamo la prova, l'attacco al multimetro digitale con la misura a 4 fili. Allora, si era detto, vediamo, me lo segno perché io mi scorderei anche come mi chiamo. È la vecchiaia, ragazzi, non invecchiate, è la vecchiaia. Si è detto circa 97 milliohm. Ora ovviamente se lo attacco un pochino più in alto, un pochino più basso, varia la resistività perché è molto sensibile lo strumento. Ora lo attacco al multimetro, era solo per vedere, e si era detto che era circa 97 milliohm e qui ne segna circa 95 milliohm. Si vede male
però, e diciamo che ci siamo. Ovviamente ci sono, lì c'è anche la lunghezza dei puntali, anche se con la misura a 4 fili la annulla, però se avete visto con lo strumento direttamente incorporato alla fine otteniamo una lettura agevole e funzionale, sicché con pochi soldi, perché è tutto materiale che abbiamo, diciamo, avevamo in casa, per così dire, ora l'ho risposto in basso, che avevamo in casa, abbiamo fatto un prova MOSFET che può funzionare anche per provare le resistenze. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia servito, diciamo, a qualcosa, che qualcuno possa trarci degli spunti. La costruzione è facile, il costo, anche quello, la cosa che costa di più è il trasformatore. Se uno ce l'ha già vecchio come ci avevo io in casa lo recupera, deve essere un trasformatore che eroga almeno una corrente di 1 ampere minimo e via. Sicché, come dicevo, se il video vi è piaciuto, al solito mettete un mi piace, iscrivetevi al canale chi non l'avesse fatto e proseguiamo così e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!